Cittadini dell'impero, pellegrini delle carte e gladiatori delle sideboard, benvenuti nel secondo episodio di Senatus. Carta alla mano, la box di Senatus ha inizio. Ciao a tutti, ciao Daniele. Ciao Ricky, ciao a tutti. Ciao, com'è andata la settimana di Flesh and Blood? So che sei andato al Calling di Bologna. Sono stato al Calling di Bologna, non è andata brillantemente, abbiamo fatto X3, quindi niente dei due. Giocavo Florian, forse non il mazzo migliore per questo meta attuale. Un paio di partite sfortunate, una partita insomma molto complessa, però diciamo che oggi l'argomento principale non è il mio, io chiamerei subito l'ospite a cui pare che il calling sia andato molto chiamiamo bene. Qualcuno che il calling lo ha azzeccato, il nostro special guest Tommaso Viscido. Ciao Parte Tommy. del team. Ciao Tommaso. Ciao Ricky, ciao Dani. Ciao. Come va Tommaso? Senti, subito a caldo, ma come vince un calling? Bello, una bellissima sensazione, molto soddisfacente. Poi soprattutto un calling in casa Esatto. e che ha portato ad eliminare l'eroe, cioè quindi diciamo nell'albo dell'eroe. Sì, già vincere un calling è bellissimo. Poi diciamo era un calling particolare, il primo calling CC in Italia, il calling che ha fatto uscire definitivamente il mio eroe dal gioco, quindi diciamo una sensazione speciale, sì. Posso solo immaginare. E se invece mi dovresti descrivere tipo in 2 o 3 parole come si fa a vincere un calling, ci avresti un'idea o... Sì, diciamo vincere un calling misto di preparazione e fortuna, perché comunque essendo un torneo molto lungo con pochissimi turni che puoi perdere, bisogna giocare perfettamente e bisogna anche imbroccare la giornata giusta, cioè senza una delle due condizioni secondo me non è possibile fare una cosa del genere, si può essere fortunati ma senza giocare bene non si riesce, e allo stesso modo puoi anche giocare perfetto ma se non è la giornata giusta non si riesce ad arrivare in fondo in un torneo comunque di livello alto con così tanti turni. Posso immaginare anche perché da quello che so non è iniziata bene, tra l'altro. No, è iniziata malissimo, infatti è un torneo di 12 turni dove bisogna fare 10 vittorie per passare diciamo, alla top 8 e quindi puoi perdere solo 2 partite. Io già la terza partita mi ero giocato tutte e 2 le cartucce e quindi già stavo pensando a iscrivermi al Battle Arned del giorno dopo. Tra l'altro, Ricky, dovremmo avere un documento, una clip, se la regia ce lo manda, dove si prende proprio... Tommy si vede che lui ormai si dà per sconfitto, se non sbaglio. Guardiamo un po'. Si dice qua? Deceduti. No, come deceduti? Una Prism, ho fatto libreria turno 1. Ho giocato un'ora, ma... Porca troia, quindi? 1-2. 1-2. Sull'orlo del Baratro. 1-2. Bello. Poi col senno del poi sempre più bello. Sì, che poi al di là, insomma, del meme, che ringraziamo Michele e Flavio in regia come sempre, grazie, senza i quali insomma non si potrebbe minimamente pensare di mandare avanti questo progetto. Al di là di questo, insomma, è la realtà, immagino, no? Insomma, Tom, le sensazioni che si provano sull'1-2, come dicevi prima, senti di aver esaurito comunque i bonus a tua disposizione, quindi poi diventa tutto in salita, quindi ecco, raccontaci un po' nel dettaglio come è andato il torneo, le sensazioni anche dal punto di vista del mindsetting, che non deve essere facile da lì in avanti sapere che non puoi più perdere per poter insomma entrare in top 8 e poi addirittura arrivare a vincere. Sì, diciamo che appunto come dicevo partire 1-2 mentalmente è tosta, perché ho perso subito la prima partita con Cano, quindi perdere la prima in questi tornei grossi è abbastanza pesante, cioè partire col piede giusto penso sia importante. Poi 1-1 e subito perso la terza e a quel punto mancano 9 partite e sai che non ne puoi più perdere nessuna se vuoi ambire alla top, quindi diciamo ci vuole penso abbastanza forza mentale. Aiuta il fatto che il torneo è spezzato in 2 giorni,
quindi magari già arrivare al traguardo di fare dei due da una situazione scomoda, poi dici il giorno dopo ce la giochiamo, quindi quello sicuramente è una cosa positiva, però diciamo sull'1-2 pensi, figurati se nelle prossime 9 partite non ce n'è una che becco il matchup negativo, che l'avversario mi scula, o che gioco male io, quindi poi alla fine è andato tutto bene, però non l'avrei mai detto, diciamo, arrivato a quel punto che sarebbe andata così. Però io che ti conosco bene, magari chi ci segue ti conosce un po' meno, io so una cosa di te che sembra banale ma non lo è, nel senso tu storicamente quando perdi una partita non vedi l'ora di giocare la prossima e questa è una cosa che denota comunque una mentalità molto forte e vincente, no? Perché magari un giocatore, per quanto può essere bravo, che perde una partita può avere un po' lo scossone di dire oh cavolo, ora se perdo la prossima sono fuori, no? E invece tu da sempre, anche nelle situazioni più precarie, anche nell'1-2 dove dici 9 partite non posso più perdere, ma hai sempre detto dai su, quando finisce sto turno che vuoi giocare la prossima. Mi aiuti a capire anche a chi ci segue, insomma, qual è l'approccio mentale che adotti nei tornei, insomma, perché secondo me in un torneo così lungo il mindset diventa fondamentale. Sì, assolutamente importante. Diciamo che mi reputo abbastanza, diciamo, freddo, razionale su questo, cioè riesco abbastanza a concentrarmi partita per partita senza dover pensare poi a quello che succede dopo. E poi quello che dice è vero, cioè quando perdo non vedo l'ora di giocare perché non sembra, ma sono un rosicone, quindi cioè, appena perdo la partita non voglio sentire nessuno, non mi alzo al tavolino finché non inizia il prossimo turno, invece quando vinco vado a fare i giri, vado a chiedere a tutti com'è andata, e quindi però quello aiuta perché almeno mantieni la concentrazione alta e quando giochi poi si resetta tutta la nuova partita, soprattutto un gioco come Fab che è best of one, comunque che è partita secca, ogni volta si resetta tutto, quindi importante saper scindere le partite, diciamo, dalle precedenti. Chiaro. Certo. Diciamo, dimenticare l'errore, no? E andare avanti e fare sempre la mossa migliore. Sì. È un'ottima cosa. Ma invece volevamo chiederti che preparazione serve per arrivare deciso, come sei arrivato te? Cioè, in questo torneo, direi, no, Daniele? Cioè, perché comunque Sì, no. avevamo... Diciamo che la domanda è un po' spontanea, ma che è emersa anche un po' dai vari complimenti, insomma, che ci sono arrivati tramite anche social. Come ci si prepara proprio ok, abbiamo parlato del mindsetting, ma come ci si prepara proprio tecnicamente? Tra l'altro, io vorrei, prima di farti rispondere, senza peccare di umiltà, insomma, no? Però noi ci siamo visti, insomma, facciamo parte dello stesso team, apparteniamo allo stesso gruppo di amici, quindi abbiamo parlato spesso. E tu avevi delle vibes positive, sbaglio? Cioè, tra l'altro, noi possiamo utilizzare una piccola clip che fa ridere, però poi dopo ci si può attaccare un discorso serio, perché se non sbaglio tu avevi proprio delle sensazioni importanti per questo calling. Aspetta che ci dovrebbe essere un contributo dalla regia anche su questo e poi dopo lo commentiamo. In America vince Cano, a Bologna vince Mu. Ok, io invece ti dico che... Di chi è Io stato? invece... Che ti ridi? Perché poi vince te. Dai, che No, io vi dico invece che ovviamente... In America vince Cano, a Bologna vince Mu. Al di là di questo sketch, noi ci siamo visti nell'ultima giornata di testing, Tommy, no? E abbiamo visto insieme i nazionali americani e giustamente tu facevi il tifo perché Nu non uscisse, no? E a me, quando eravamo in separata sede, mi hai detto in maniera diretta, perché poi dopo tu sei un ragazzo molto umile, però sei molto deciso, e a me mi hai detto in separata sede, mi hai detto se Nu non esce io mi sento di avere buone possibilità di vincere il calling, visto che non sei una persona e un ragazzo, insomma, superbo, se lo hai detto è perché avevi insomma, dei dati che supportavano l'argomento. Nel parlarci della preparazione, ci puoi dire da dove arrivavano, insomma, queste sensazioni positive? Questa sicurezza. Sì, diciamo che da un lato era un po' anche uno scherzo, cioè è una cosa che ormai continuiamo a dire nelle settimane precedenti, non che avrei vinto, però c'era questo, diciamo, meme. Però dall'altro in realtà c'era un fondo di verità, cioè mi sentivo abbastanza sicuro sul torneo, soprattutto perché appunto il mio eroe che ho giocato da quando è uscito, da un anno a questa parte in cui ho molta esperienza, è rimasto
legale, perché non era detto fino alla settimana prima, anzi ha rischiato di uscire, e secondo me il meta per quest'eroe era favorevole in questo torneo, quindi i presupposti per fare bene c'erano. Poi, come ho detto, la preparazione da sola non è sufficiente, però Chiaro. mi sentivo preparato, sinceramente. Non Anche è perché sufficiente, la fortuna ovviamente è importante, questo è un gioco di matchup, quindi l'abbiamo detto, devi essere fortunato negli accoppiamenti, ovviamente devi conoscere però i matchup. Come ci si prepara adeguatamente? Cioè, è impossibile preparare ogni tipo di eroe, no? Raccontaci un po' come ti prepari tu per i tornei, ovviamente sembra un po' sciocco parlarne perché ne facciamo parte anche noi, però insomma hai un team di gioco competitivo, quindi magari per chi non lo sa o chi non ha un team di gioco competitivo, come si organizzano le giornate di testing, come si dà insomma priorità a un tipo di testing piuttosto che un altro. Raccontaci un po' come ti prepari prima di un torneo importante. no, assolutamente, sicuramente l'avere un team competitivo è una spinta importantissima, cioè, in questo gioco. Infatti lo vediamo sempre più spesso, i top player cercano sempre anche all'estero, cercano sempre di radunarsi intorno a dei team, intorno a dei gruppi di testing, perché permette di, diciamo, apprendere più nozioni in maniera più veloce, risparmiando tempo, mettere più persone insieme che collaborano verso lo stesso obiettivo. Mi viene in Quindi mente i Vampire, no? Insomma, penso anche tu stai assolutamente pensando a sì. loro. Non è una casualità che tantissimi di loro ora fanno parte delle top dei maggiori tornei mondiali e non è un caso, secondo me, no? Quando raggruppi i migliori giocatori del mondo a testare tra di loro, aumenta la probabilità che questi facciano un buon risultato, insomma, no? Sì, come dicevo, secondo me la condivisione di informazioni velocizza di parecchio cioè il processo, il miglioramento. Da solo, per quanto tu possa essere bravo, non raggiungerai mai gli obiettivi di magari 10 persone insieme che quindi dividono il tempo necessario per provare più matchup, per lavorare sulle liste, e quindi quello è fondamentale. Chiaro. Un'altra cosa che volevo chiedere, Ricky, a Tommy era relativo, ovviamente sicuramente lo sapranno, in tanti, magari qualcuno non lo sa, per te non è il primo risultato importante, no? È passato un po' in sordina perché tu hai vinto un Battle Hardened a Praga, se non sbaglio? Sì. Era a Praga, no? Ok. È passato un po' in sordina perché era diciamo, l'evento della World Premiere, in più c'era il calling e come Battle Hardened era considerato side event, no? Non era il main, quindi non sono state streamate le partite, però insomma tu hai vinto già un Battle Hardened. Ovviamente il formato era sealed, non era CC, quindi tutt'altra roba, però sappiamo benissimo l'importanza adesso che Fab vuole mettere nel gioco limited per raggiungere un livello competitivo. No, la domanda è, ovviamente da adesso in poi penso tu sia consapevole del fatto che il tuo nome circolerà sempre più spesso, sei in vetta alle classifiche mondiali, sia per quanto riguarda il punteggio Elo, sia per quanto riguarda il World Tour, insomma noi facciamo tutti il tifo per te, è una posizione più che meritata, però questo comporta dei vantaggi e degli svantaggi, cioè nel senso che adesso quando ti siederai al tavolo le persone sapranno chi sei e quindi giustamente magari ti approcceranno in una maniera un po' più determinata, no? Come abbiamo sempre fatto contro di loro. Quindi la domanda che ti volevo porre è se senti un pochettino adesso il peso di dover confermare le prestazioni che tu stai facendo negli ultimi 6 mesi, nell'ultimo anno di gioco, e se ti senti insomma tra questi giocatori che a livello mondiale, europeo, insomma adesso hanno un rendimento importante, quindi le tue sensazioni a riguardo, insomma, parlaci un po' di questo momento di Flesh and Blood. No, diciamo che non c'è preoccupazione da questo punto di vista, cioè sull'avere i riflettori puntati o dover confermare l'ero di gioco anche con giocatori più forti. Diciamo che questo è il primo evento che effettivamente era un po' più, come dici tu, un main event, un po' più sotto i riflettori, però diciamo che avendo fatto molti tornei internazionali nell'ultimo periodo, negli ultimi 1-2 anni, capitava già di giocare contro quelli che erano giocatori molto conosciuti, top player anche internazionali. Quindi cioè, è solo uno stimolo in più la possibilità di continuare a misurarsi con
con questi giocatori e niente, cioè, la volontà di riconfermarsi è solo una cosa positiva, diciamo. La senti un po' la pressione di voler riconfermarsi o sei consapevole del fatto che i prossimi 2 tornei potrebbero andare male, anche perché insomma ora il tuo eroe è andato Living Legend, quindi per te si apre uno dei momenti un po' più critici del gioco, che è quello dello switch dell'eroe, no? Insomma, ricordiamo che tu sei passato da Dromai, che hai performato tantissimo, a Nu, con la quale ti sei trovato molto bene. Adesso forse il passaggio è un po' più netto, e quindi adesso si affronta uno, lo dico da giocatore di Flesh and Blood, insomma uno dei periodi più difficili, insomma, no? Quando c'è questo passaggio, anche se è vero che adesso il gioco prevede che tu sia abbastanza duttile tra gli eroi, però ecco, non poter far più conto sul proprio eroe è una cosa che ti dà preoccupazione. Come, insomma, che feeling hai riguardo i prossimi eventi di Flesh and Blood? A breve ci sarà il nazionale, per esempio, no? Come pensi di approcciare il nazionale? Ecco, questa è una cosa che effettivamente è, cioè, importante e degna di nota, anche ritornando al discorso di prima della preparazione. Cioè, io ho sempre detto, secondo me questo è un gioco che premia molto gli specialisti, quindi avere un mazzo con cui sei abituato, giochi, non dico a memoria, però conosci i matchup in maniera molto più approfondita e ti aiuta anche in fase di preparazione, perché adesso ci sono una trentina di eroi che sono giocabili, e conoscere i matchup è molto importante, quindi avere un eroe su cui magari anche senza prepararsi la settimana, le 2 settimane prima del torneo puoi fare affidamento è un boost importante. Ora quest'ora non c'è più, però anche questo secondo me è uno stimolo, una voglia anche di provare cose nuove, provare altri mazzi e diciamo già mi sto mettendo all'opera, diciamo. Infatti, a proposito del provare, eccetera, la curiosità, ma da quale set hai iniziato a giocare Flesh and Blood? Io ho iniziato a giocare da Dynasty, quindi fine 2023 mi sembra. Sì, più o meno, insomma. Okay. E qual è la classe che ti senti che ti appartiene di più in generale? Poi ovviamente, ecco, come diceva Daniele, mano a mano in realtà si cambiano le classi, però insomma una classe che ti appartiene di più. Sì, diciamo le classi in cui mi trovo meglio a giocare sono sicuramente illusionista e assassino. E in particolare Dromai è stato il mio mazzo storico, che purtroppo era quando avevo appena iniziato a giocare, quindi non ho avuto così tante occasioni di giocarlo ad alto livello, cioè non sono riuscito a fare neanche un calling, ci ho giocato giusto un nazionale, un mondiale, però è il mazzo che diciamo mi è sempre piaciuto di più, anche rispetto a Nu, con cui mi sono trovato benissimo, ho giocato molto più tornei grossi, risultati migliori, però Dromai è stato proprio il mazzo che mi ha fatto appassionare a questo gioco. Mm-hmm. Abbiamo una cosa in comune, perché anche a me Dromai era l'eroe che per primo su cui ho approcciato. Però qual è stato, diciamo, il momento in cui hai appreso a fondo il gioco? Perché in realtà io ho giocato con Dromai la parte finale, poi per quando è andato in Living Legend, e non è che mi aveva poi così insegnato quanto poi ho imparato con altri eroi, ad esempio quando ho capito determinate cose, diciamo. E quando è stata la chiave, diciamo, nel momento in cui hai capito che il gioco, avevi feeling del gioco, no? No, diciamo è stata una curva d'apprendimento abbastanza lineare, cioè non c'è stato un momento che ho avuto una rivelazione di adesso ho capito come si gioca, cioè il gioco comunque è parecchio complesso e profondo, quindi all'inizio ovviamente sei un po' spaesato, giocando, imparando, passando i mesi si migliora. Con Dromai invece io, magari a differenza tua, ho notato parecchio questa cosa, perché soprattutto in quelle che erano partite difficili, magari mi ricordo matchup contro Guardiani o contro Eroi Ice, e all'inizio non ci capivo nulla e perdevo sistematicamente, invece andando avanti si riuscivano a capire le chiavi per riuscire a portare i matchup dalla propria parte. Ok, chiaro. E quindi qual è... Io so che tu vieni, tra l'altro, con ottimi risultati da un altro gioco di carte, no? Che se non sbaglio dovrebbe essere Eston, giusto? Giusto. Ok, so che comunque hai avuto ottimi risultati anche lì, e non so se ci vuoi parlare di che risultati hai raggiunto, perché non me lo ricordo attualmente, però insomma è giusto che si sappia che eri un giocatore molto competitivo anche lì, se non sbaglio, no?
Sì, anche lì giocavo io, diciamo, in maniera competitiva, però diciamo un mondo completamente diverso, cioè intanto era un gioco completamente digitale, quindi tutti tornei sul computer, a grindare i fine settimana le Open Cup. Però sì, diciamo, avere un gioco da cui partire comunque aiuta diciamo, anche nelle dinamiche, come diciamo prima pure il mindset, cioè comunque i giochi di carte possono essere abbastanza frustranti e provanti mentalmente, in quanto comunque hanno una componente di casualità abbastanza importante. Chiaro, e quindi che cos'è, appunto tu avevi ottimi risultati insomma, con anche un ritorno, immagino, no? Sia di risultati che anche comunque economico, no? E che cos'è che ti ha spinto a switchare verso un gioco come Fab, quindi a esplorare verso un gioco nuovo? Cos'è che ti ha colpito di questo gioco e che ti fa, insomma, rimanere attaccato a questo gioco? Beh, sicuramente l'aspetto del gioco fisico cioè, è fondamentale, è troppo più bello giocare a un gioco di carte dal vivo dove vedi il tuo avversario, dove hai le carte in mano, che seppur più scomodo cioè, ti fa fare molte meno partite rispetto a un gioco online, però la qualità del tempo che ci passi è sicuramente molto più alta. E poi, diciamo, Flash and Blood in particolare è un gioco, secondo me, cioè, altrimenti non ci giocheremmo tutti e non saremmo così appassionati, però è un gioco veramente valido e sono riusciti a trovare un sistema sia di gioco sia di tutto quello che c'è intorno che non ti fa venire voglia di staccartici, diciamo. Quindi... Senti, ti faccio una domanda un po' scomoda, ma tanto insomma non si offende nessuno, anche perché noi diciamo la nostra opinione, non è una critica verso nessuno. A tal riguardo, proprio riguardo a questo appunto quello che hai detto, quali sono le tue prospettive future riguardo al gioco? Cioè, secondo te dove può arrivare e quali invece sono i punti un po' più critici? Dov'è che vedi delle criticità, insomma, che poi sicuramente gestiranno nella maniera ottimale, però ecco, dal tuo punto di vista di giocatore, ok, dov'è che vedi una cosa dove dici qua secondo me devono stare un po' attenti perché si rischia di rovinare qualcosa, oppure se non c'è niente magari non dire nulla, insomma, ecco. Però qual è il tuo punto di vista tra prospettiva futura di gioco, dove può arrivare sto gioco, insomma, e dove pensi che abbia delle criticità? No, allora, in generale direi che il gioco è sulla strada giusta, cioè anche i dati lo confermano, è in continua espansione, sempre più persone si stanno rendendo conto di quanto sia valido, quindi io sono molto fiducioso sul futuro, anche affacciandomi ad altri giochi, non vedo le potenzialità, la prospettiva che ha Flash and Blood al momento. Detto ciò, comunque il gioco non è perfetto, cioè ha delle criticità sicuramente risolvibili, però basti pensare anche al discorso adesso della distribuzione delle carte. Comunque, Certo. essendo in aumento i giocatori, ci sono stati problemi di distribuzione, è delicato anche il discorso dei prezzi delle carte, cioè comunque un gioco deve rimanere accessibile e questo è un po' un punto in cui c'è una barriera d'entrata per i nuovi giocatori in Flash and Blood e soprattutto anche con i nuovi set. Però sono sicuro che a questo punto di vista possano attuare delle modifiche per migliorare la situazione e per renderlo accessibile a tutti. Chiaro, secondo me diciamo volgarmente gli è un po' esploso il gioco in mano, secondo me neanche loro nelle più brillanti insomma delle aspettative pensavano di raggiungere dei risultati così rapidamente, quindi gli è esploso un po' il gioco in mano, sicuramente dovranno mettersi a posto, però come dicevamo anche alla prima puntata, Ricky, no? Sicuramente dedicheremo forse dello spazio anche su Senatus a questo aspetto, perché per esempio noi in civetta facciamo Armory adesso da 17-18 giocatori, che è una cosa bellissima, però oggettivamente qualche giocatore sta riscontrando delle barriere, no? Che poi noi, senza entrare nello specifico, stiamo cercando di arginare, però sono nostre iniziative personali che, insomma, presuppongono uno sforzo importante verso la community, quindi abbiamo e il gioco ha bisogno, insomma, che si intervenga anche dall'alto per, come diceva Tommy, migliorare questa situazione della distribuzione e dei prezzi delle carte. Ora non mi dilungherei troppo su questo, però sì, faremo lascerei anche riguardo. detto insomma al pubblico di Senatus
se è una cosa che può interessare, di scrivercelo nei commenti per fare magari una puntata a riguardo, no? Assolutamente, assolutamente. Allora invece invece di parlare del futuro di Flash and Blood, ma adesso parliamo del futuro tuo, Tommaso. Cosa pensi? Adesso il nazionale, come lo vedi? Singapore, possibile? Ci andrai? Sì, diciamo adesso è una stagione abbastanza fitta di tornei. C'è stato un momento di pausa dopo il Pro Tour di Londra, ma adesso siamo ripartiti forte. E adesso è molto interessante tutta la stagione dei nazionali. Il nostro è l'ultima settimana, quindi diciamo ci stiamo preparando anche a quello. Avremo tempo per vedere. Certo, Sì, avremo tempo per vedere gli altri e prendere spunto. esatto, sì, essendo l'ultimo è interessante anche poter prendere spunto da tutti gli altri. Poi siamo in un momento del gioco abbastanza, secondo me, interessante e dinamico. C'è anche questa cosa che molti eroi stanno uscendo, come ne parlavamo anche l'altra volta. E adesso anche Azalea a rischio, non si sa se arriverà al nostro nazionale o A meno. proposito, che ti aspetti dal meta, dei nazionali in generale, insomma, e poi anche a quello italiano, insomma, perché siamo maggiormente seguiti dalla comunità italiana, quindi che ne pensi? Mi aspetto una serie di cambiamenti. Secondo me, paradossalmente, l'uscita di Nu non è che rivoluzioni così tanto le cose. Ci sono sicuramente eroi che guadagnano o ci perdono. Ad esempio, mi viene in mente Verdance, che già si è dimostrata molto forte, perde O il suo Guardiano anche, che può rimettere dentro delle blu importanti. gli attacconi blu. Però mi aspetto anche, diciamo, in miglioramento Gravy Bones, che mi è sembrato promettere molto bene, però adesso, essendo proprio i tornei in cui le settimane in cui è uscito il mazzo, era difficile anche proprio a livello logistico avere le carte per giocarlo. Ma ai prossimi nazionali mi aspetto una rappresentazione molto grossa, e viceversa mi aspetto invece alcuni eroi che scendano nel meta. Penso a Florian, che adesso secondo me è ai limiti del giocabile, forse quasi ingiocabile. Sì, diciamo dopo il ban di Germinate l'hanno un pochettino tagliato fuori, no? Sì, un mix dei ban che ha ricevuto e adesso di come si stabilizza il meta, perché comunque una serie di... cioè se Gravy Bones e Verdance sono mazzi da battere, sono matchup pessimi per Florian, che comunque continua a avere matchup brutti anche tipo con Cano, e con Azalea non se la vede bene, quindi Anche Kassai, insomma, per via di tutti quei soldatini, non è proprio agile. Sì, diciamo, ha avuto il suo momento di gloria breve, e adesso ritorna un po' dove stava prima che uscisse Enigma. Quindi, visto che praticamente hai azzeccato le prediction, perché avevi detto Cano e ha vinto un mago in America, Nu l'hai presa in pieno e quindi hai fatto 100 miliardi di punti, tanto è un gioco, rimane tra di noi, però qua è tutto registrato. Secondo te, mettiamo che Azalea vada fuori, ok? Diamo per scontato questo perché altrimenti diventa troppo difficile. Secondo te chi è che ha chance di vincere i nazionali italiani? Nazionali italiani, ti dico o Sindra o Gravy Bones, uno dei due mazzi. Ok, ci sta. Concordo anch'io con Sindra, comunque è un mazzo che si gira. Anche se Righi, secondo me, adesso Osciglio non è completamente banale, nel senso, ho sentito parlare giocatori importanti dire che è una sorta di Aurora che invece della combo di Arc Lightning e Flickers Wisp c'ha la combo di Arcani, insomma. Tu Tommy, che ne pensi di Osciglio? Con l'amp finale, sì, certo. Osciglio è uno di quei mazzi che se escono a Azalea e Nu invece cioè, prende un boost importante. Comunque un mazzo instabile, ma come diciamo prima, nella giornata giusta, secondo me, se il meta gli è un po' più favorevole di adesso, è un mazzo vero, cioè non è un meme. Io invece nel giochino forse butto proprio dentro il Wizard, sai, nel nazionale italiano. Storicamente non abbiamo grandissimi giocatori di Wizard, al di là di famosissimo, adesso mi sfugge il nome, mi odierà tantissimo, aiutami Tommy, Andrea Nicastro, ok, mi è venuto al volo. Lui lo salutiamo. Andrea, grandissimo giocatore di Cano, però secondo me adesso è uno spot. Sai, Wizard c'ha sempre dei mini spot, no? Perché poi viene sempre molto counterato, poche carte bastano per... Però ecco, tra Verdance che prende un po' di piede, Osciglio che potrebbe fare degli exploit, o Cano stesso che insomma è sempre Cano, perché io quando lo trovo contro per me è sempre Cano,
Quindi ecco, io mi gioco la mia fisciotta su Wizard, per non dire quelli che dici tu, che insomma sono ovviamente quelli che mi aspetto anch'io, però Wizard. Tu Ricky, invece, se dovessi mettere una No, fish? no, anch'io ero d'accordo su Syndra. Direi che Florian inizialmente aveva un'idea, però probabilmente il meta non lo supporta, insomma. Va bene, va Direi bene. Syndra anch'io. Io non so se hai altre domande per Tommy, Ricky. Io no, ma da quello che so ci dovrebbe essere qualcosa che... Esatto. Oggi alla seconda puntata introduciamo una nuova rubrica, caro Tommaso, che è la Vox Populi. Ok, abbiamo ovviamente anticipato che saresti stato nostro ospite sulla puntata e quindi abbiamo aperto la possibilità di rivolgerti qualche domanda, ci sembrava carino, interessante e speriamo che nel corso del tempo sempre più persone possano partecipare a questa rubrica, perché così abbiamo modo di interagire molto di più con le persone che ci seguono. Insomma, noi ricordiamo che facciamo tutto questo per la community, cercando di creare dei contenuti, insomma, che siano di intrattenimento per la community. Quindi, caro Tommy, noi abbiamo raccolto delle domande, alcune un po' più tecniche, alcune che mi sono piaciute e quindi te l'ho dovute fare lo stesso, va bene? Direi di partire a bomba con una domanda che è quella che fa un giocatore anonimo e che dice: ciao Tommaso, qual è il giocatore più forte contro cui hai mai giocato e perché proprio Stefano Meoni? Quindi potrai immaginare chi è questo anonimo. Ok, no, te la vorrei rigirare un po' e ti vorrei dire, rivolgendoti solo alla community italiana, senza mettere in difficoltà nessuno, mancare di rispetto a nessuno, quali sono i giocatori che stimi di più del panorama italiano. Ecco, nessuno si offenderà, semplicemente... Salutiamo Stefano. Ciao Stefano, ciao. No, sicuramente la community italiana secondo me a un livello parecchio alto, cioè rispetto anche rispetto a tornei internazionali facciamo sempre la nostra figura, anche adesso a Bologna alla top c'erano diversi giocatori italiani, quindi ricordiamo Stefano ha fatto un exploit a Bologna non indifferente, ha chiuso la top in seconda posizione perdendo mi pare semplicemente con te e con Gravy Bones, se non sbaglio, no? Che poi è finito primo. E poi la sfortuna è stata quella di secondo me bruciare una finale anticipata in top 4 contro proprio Stefano, partita veramente molto bella che vi invito ad andare a recuperare se non l'avete vista sui canali ufficiali di Flash and Blood. Però sono d'accordo con te, secondo me il livello italiano è veramente alto, cioè i nostri nazionali sono nazionali importanti. Sì, in livello nazionale sono almeno una decina, forse 15 giocatori di livello assoluto, che se uno di questi facesse top 8 on calling non mi sorprenderebbe minimamente. Quindi sì, Stefano, vabbè, un top player, ha fatto 3 top 8 al calling. Quindi volendo essere proprio cattivi, volendo dacci un nome, un giocatore italiano, uno, e non si offende nessuno, è un gioco. Non si offendessero gli altri, Guarda, a pari merito ti do Mirko Dolce e Lorenzo Pisoni. Bellissimo, ci piace, va bene, accettiamo il pari merito, vero Ricky? Va benissimo. Ora, visto che questa rubrica ovviamente coinvolge tutta il pubblico di Senatus, sia italiano che non, la prossima domanda te la facciamo in inglese, poi vedi tu se vuoi rispondere in italiano o in inglese, sei libero, sentiti libero, ok? E viene da Florin, che ti chiede qual è insomma il tuo cibo non italiano favorito. Insomma, è una domanda che secondo me ci sta, è molto interessante. Conoscendo Florin invece è proprio curioso di sapere che cosa ti piace mangiare quando sei fuori dall'Italia. Allora, rispondi pure in italiano, tranquillo, tanto poi sarà sottotitolato, tranquillo. Detto che il cibo italiano è a mani basse il migliore al mondo, io sono un grande fan del sushi, del giapponese in generale, quindi sushi enjoyer, assolutamente. Sul sushi bisogna fare una digressione perché noi l'abbiamo occidentalizzato e quindi loro non mangiano il sushi che mangiamo noi, loro mangiano il pesce crudo semplicemente, ma no, ho scoperto che non mangiano i nigiri, no, i nigiri forse sì, forse non mangiano tutti i rolls che mangiamo noi, va bene, però ci sta. L'originale è un po' diverso. Non i nostri gusti.
magari lo andremo a assaggiare proprio facendo qualche World in giro, Qualche in bel giro per il evento, mondo. Poi la prossima domanda, anche questa viene da un giocatore internazionale, questa è una domanda un po' più seria. In parte hai già risposto, però mi farebbe piacere che tu approfondissi un pochettino di più nella parte pratica, per dire insomma a chi ci segue effettivamente poi come ti prepari, e ti chiede appunto qual è il tuo modo di prepararti o di testare per questi tornei, e aggiunge una cosa importante: per avere tutta questa consistenza di risultati, perché giustamente noi ora abbiamo visto l'esploit, ma Tommy, per stare a quei livelli di classifica mondiale, sta facendo dei risultati in maniera costante. Quindi secondo te qual è appunto il segreto, o come ti prepari, insomma? O Beh, quanto come ho anche ti prepari? detto, E sì, quanto anche, sì. sì, sicuramente tutta la preparazione che facciamo col team è determinante, cioè senza di quella secondo me sarebbe molto più difficile raggiungere i risultati. E poi io penso sia una cosa anche un po' personale. Ad esempio, io non gioco molto online, cioè non faccio partite su partite pur di testare. Cioè, faccio una preparazione a volte pure un po' più teorica, cioè guardo un sacco di contenuti, guardo un botto di podcast, video, mi metto magari sul telefono a lavorare alle liste e poi gioco leggermente di meno. Però quello penso sia una cosa totalmente soggettiva, cioè magari c'è gente che invece si trova meglio a provare e riprovare partite su partite e ottiene più risultati facendo così. E poi Vero. fondamentale prepararsi bene, dormire il numero di ore giusto prima Vero. dei tornei, Vero. mangiare bene, fondamentale questo. Eviteremo di rovinare la tua reputazione, ma chi ti Ma conosce bene infatti, e su questo... secondo me all'inizio sei partito male il calling perché tu sei un po' un diesel, no? La mattina Troppo presto è un rilevato. po' più difficile capire che carte ti stanno a tirare contro, no? Esatto. Ero troppo fresco il day 1. Però per concludere la domanda, che hai già risposto insomma in maniera esaustiva, io ho notato, tu sei sempre stato un giocatore molto performante, però sono sincero, ho notato un netto miglioramento e quindi diciamo un'impennata dei tuoi risultati da quando noi come team abbiamo creato una parte, chiamiamola pro o insomma più competitive di tutta la community degli Emperors, dove settimanalmente ci vedevamo per fare degli allenamenti mirati, dove andavamo proprio a colmare le lacune e a confrontarci anche 3-4 ore su appunto quelli che erano gli aspetti mancanti per migliorare. Io questa è una cosa che ho notato, e da lì secondo me sono partiti, che mi pare fosse, te lo ricordi tu quando abbiamo deciso di fare questa cosa? Era post Pro Tour forse? Prima di Londra. Prima di Londra, sì, Prima forse di era, Londra. che c'era stato il Calling Bologna forse. No, quello di Bologna era... Firenze, No, dopo scusami, Firenze. Firenze, ho Dopo sbagliato io, Firenze. sì. Sì, diciamo inizio di quest'anno, febbraio, Esatto. marzo. E quindi volendo possiamo riassumerlo cioè, come hai detto tu, che è una cosa secondo me interessante alla fine, cioè non è tanto giocare, ma giocare partite di qualità, cioè avere Sì, possibilità di testare con giocatori di qualità, e quindi noi siamo fortunati perché comunque all'interno del team abbiamo molti giocatori di qualità che coprono anche un panorama di eroi molto vasto. Però ecco, un'altra cosa molto importante è stata quella che abbiamo fatto prima di Londra, immagino, no? Insomma, si è creato un gruppo di giocatori italiani competitivi con i quali abbiamo avuto modo di testare, e questo secondo me è una cosa che dobbiamo portare avanti, anzi allargo la richiesta a tutti i giocatori competitivi italiani, insomma, di cercare di essere il più partecipativi possibile prima di un grande torneo internazionale. Capisco che per i nazionali siamo un po' rivali, però insomma quando si parla di Pro Tour o di World Championship, la collaborazione su varie zone d'Italia per migliorare il gioco secondo me è molto importante. Che ne pensi? assolutamente. Infatti, come diciamo prima, il livello dell'Unione Italiana è alto e collaborando migliora ancora di più, secondo me. Quindi, e come dicevi te, è più produttivo fare magari poche partite mirate che poi magari commentate contro gente forte, soprattutto rispetto a fare 200 partite su Talishar contro giocatori sconosciuti che rischiano anche di darti, diciamo, prospettive sbagliate o comunque non corrette quando poi ti interfacci giocatori più Sono forti. d'accordo. Anche questo fatto che noi è capitato spesso di giocare
con più punti di vista dalla stessa parte, no? Abbiamo giocato spesso 2 contro 2 con gli stessi eroi, insomma, no? Confrontarsi prima di una mossa, lo abbiamo fatto molto anche nel limited, e questa è una cosa che a me personalmente, per esempio, ha fatto migliorare tantissimo, perché il rischio è quello di non riuscire a vedere un'altra prospettiva, un altro punto di vista, se tu sei chiuso sul tuo modo di vedere quella giocata, no? E quindi è veramente molto 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 importante. Passando all'ultima domanda, anche questa a livello internazionale, qualcuno si chiede se hai visto dove sono finite le sue dagger. Ci puoi raccontare che cosa è successo? Mi sembra in top 8 sia, no? Sì, in top Giusto? 8. In top 8 contro Yorgos, che salutiamo, veramente un amico. Grande saluto a Yorgos, numero 1. Ci vuole veramente tanto bene. Però che cosa è successo durante la partita che non è stata streamata e quindi magari tante persone non lo sanno? Esatto, come dicevo prima, per portare a casa tornei di questo tipo serve una discreta dose di fortuna, e quindi è successo in top 8 contro Yorgos, che stava giocando Syndra. Io ho avuto l'abilità di bandirgli entrambi i pugnali al primo, secondo turno della partita, e quindi diciamo da quel momento in poi è stata decisa. Infatti da un lato mi dispiace perché è stata proprio una non partita, però serve anche questo poi per vincere tornei del genere, quindi sono sicuro che riusciremo a avere nel futuro, l'ho detto anche a lui, partite di qualità con Yorgos. Non è stato questo il caso, però mi dispiace, ma i pugnali sono rimasti Tra l'altro Yorgos, io me lo ricordo aver fatto un ottimo exploit anche, oddio, io confondo dove stavamo, ma forse credo sia Varsavia, con Azalea, sì, che giocava però nella versione, esatto, New Horizon, tra l'altro giocatore di una qualità immensa, e ha fatto anche lui un torneo strepitoso, però ecco, per scagionarti un po' posso dire questo, che nella preparazione della lista e nei testing che abbiamo fatto, tu inizialmente non giocavi la Secret Art, siamo d'accordo, no? Nell'ultima versione della lista, e quella carta è finita dentro appositamente per questo matchup, per sperare che accadesse. Numericamente è successo. Ti dà qualche punto percentuale in più, che se la vedi presto ti può fare la partita, come è stato in questo caso. È una scelta che ha pagato, certo, poi la devi vedere, però diciamo era come tutte le carte leggendarie, in modo preventivata questa cosa, cioè sì, esatto, sapevamo che poteva succedere, poi è successo, ovviamente è andata come è andata, insomma, però ecco, niente, quindi salutiamo tutti i ragazzi che hanno fatto le domande, invitiamo sempre di più a lasciarci domande, e se volete commentate sotto al video, ovviamente Tommy sarà lieto di rispondervi anche nei commenti sotto al video stesso. Righi, io direi che abbiamo chiesto un po' tutto. Direi di sì. Ti ringrazio, Tommaso. Grazie a voi. Ciao Tommy, grazie. Grazie Daniele, grazie a tutti. Ringraziamo il Golden Store, Roma Talenti e i Civettoni, i nostri sponsor. Sì, grazie. Ci ricordiamo sempre fare gli armoni di qualità. Alberto e Stefano e Valerio per il Golden Store, che ci supportano sempre. Ricordiamo, veramente molto molto importante per noi sostenere, insomma, spese importanti, viaggi, quindi veramente un ringraziamento speciale. E Righi, io ringrazio te come sempre per la conduzione di questo podcast, speriamo sia piaciuto. Grazie a tutti, della Vox di Senatus ha parlato, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.